Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, siamo slittati al lunedì perché domenica non abbiamo fatto niente, quindi non vi abbiamo fatto vedere niente. Oggi è lunedì e al pomeriggio avevo l'appuntamento al dentista, ma me l'hanno anticipato alle 11:30 da oggi pomeriggio. Quindi ci siamo dovuti preparare di ruffa e ruffa e andare verso Benalmadena per andare dal dentista. In più mi ha abbandonato la pompa dell'acqua, l'ho dovuta cambiare, ma probabilmente non era solo la pompa dell'acqua, ma era più il vaso d'espansione che mi si è rotto. Quindi niente, ora andiamo dal dentista e poi vi spiego bene tutto dalla pompa dell'acqua. E se è aperto il Pollo Dorado, oggi a pranzo ci mangiamo il pollo del nostro amico del Pollo Dorado. Ok, dentista fatto. Siamo andati. Allora, buone e brutte notizie, come sempre la notizia dal dentista non è che ce ne hai. Beh, però no, sei tu che sei un caso patologico. Quindi va fatto il caso patologico. Bernice rompe le scatole perché la devo far passare, non è voluta passare, ora come messo Pippo vuol passare. Si vede che stai meglio, va? Dai, vieni. Dai. Madama Butterfly, sì, boom boom bam. Vedi questo? Questo era un tuo amico. Quello eri tu. È la fine che farai a Natale. Aprilo così glielo facciamo vedere come diventa. A Natale. A Natale puoi. Sì, guardalo bene, guardalo bene. Tu fai la fine del pollo. Pollo, Pippo, Pippo, pollo, pollo, Pippo, Pippo, pollo. Besugo. Quindi se andate a prendere il polletto, le patatine e i peperoni dal nostro amico. Cosa ci vuole la forbice per tagliarla ancora? O... No, in teoria l'ha già tagliato, mi ha detto. Per due però. Hai tagliato No, per... tagliamo mezz'ora. Guarda con la forchetta, prendere un pezzo. E niente, ci vediamo dopo. Ora mangiamo e vediamo cosa fare poi oggi pomeriggio, perché non è che abbiamo da fare oggi chissà che cosa. Devo chiamare l'assicurazione per le finestre, però devo farlo entro le 3, quindi mangio e lo faccio. Ci vediamo dopo. Buon appetito a tutti. Bene, a mangiare abbiamo mangiato. Ora vi faccio vedere cosa è successo stamattina. Pompa dell'acqua ci ha abbandonato. Già faceva un rumoraccio e lo sapevamo che presto mi abbandonava, ma io ne avevo già un'altra di scorta, così non mi frega. Ma secondo me la voglio aprire perché faceva troppo rumore, per capire se c'è qualcosa che si può sostituire o meno. E poi c'è anche il presostato, che questa era dell'altra, perché l'altra funzionava ma questo qua non andava bene. E voglio vedere se lo trovo come ricambio, tutto cinese qua, off, on, vediamo. Quindi ora apriamo assieme la pompa dell'acqua e vediamo cosa c'è dentro. Ma mamma sta facendo... Ma quello che si è rotto è stato il vaso di espansione. Infatti ora siamo senza vaso di espansione dai colpi d'ariete. Quindi ora l'ho ordinato, arriva dopodomani. Mi preparo già tutto a vedere se c'ho tutto. La mamma sta facendo le castagne. Vero? E per quello è agitata, ha già visto, ha già capito che c'è roba per lui là sui fornelli. Le castagnette, tipo bollite. Levaci mamma. Si leva. Schizzinoso. Cioè, ma manchi i soldi spesi dalla cuccia, Bernice. Cioè, Bernice, c'hai la cuccia, guarda lì che cuccione che hai. Queste sono le soddisfazioni, vedi che ci dà. Delle soddisfazioni. Spendi 30 euro di cuccia e deve sta fuori. Che monnella che è. Ho regolato il presostato della pompa, diciamo nuovo a commesso, e ora funziona bene perché quando apriamo l'acqua esce bella forte come prima. Ma se si apre piano dai colpi d'ariete perché non c'è più il vaso d'espansione che si è rotto. Ora apro la pompa vecchia per capire se c'è qualcosa che non va e si può riparare, la teniamo, se no butto via tutto e via. La situazione non è bellissima, c'è Pippo, tutti questi detriti e queste cose, e qua c'è passata dell'acqua che ha fatto della ruggine. Ora provo il motore, devo guardare cosa danno di ricambi di questo modello e se c'è i cuscinetti, perché la parte qua sotto non è messa malissimo, bisogna vedere un po' tutto. Vediamo ora
Questo gira un po' male, è di cuscinetto, quindi non lo so. Il motore gira, ma è tutta questa parte qua andata. Boh. Non lo so, ora vedo come risolverla. O se può servire il motore per qualcosa, ma non credo. Se tu cosa fai? Dai, guarda. Non puoi stare qua. Devi stare lì tu, amore. Lo dico io. Qua non puoi stare. Monnello. Niente, l'ho aperta come vi ho fatto vedere. E girano male proprio questo. È questo qua il componente da sostituire. Ma ho guardato, non dico che costa più della pompa, ma non ne vale la pena tenersi poi un accrocchio lì. Mi girano le scatole che il motore l'ho collegato il positivo e negativo diretto e gira. Non ci posso fare niente a questo motore, almeno non mi viene in mente niente. Butto via tutto e mi tiro via 5-6 kg dal campo. Quindi via, porto dal bidone e lo tiriamo. Buona. Finito il lavoro della pompa dell'acqua che l'ho buttata per tirarmi un po' su di morale, perché ero già contento che la potevo mettere a posto, invece niente. Mi rafforzo facendo le crepe in camper. Pippotto, facciamo le crepe. Latte, uova, farina, mini pinner e andiamo a farci le crepe. La mia dose è semplice: un bicchiere di latte, un bicchiere di farina, un uovo, una bustina di zucchero vanigliato, o se avete un po' di qualcosa di vanillina, giusto da dare un po' di vanillina all'impasto, e un pizzico di burro. Basta, niente di particolare. Però facciamolo assieme. Dovrebbe esserci una bustina di zucchero vanigliato, quello spagnolo. O c'era la vaniglia? Ci guardo in frigo. Forse c'ho la vaniglia proprio. Impasto crepe praticamente pronto. Un bicchiere di latte, un bicchiere di farina, un uovo e una bustina di zucchero vanigliato, perché alla fine la vanillina, quella liquida, quella sì, non ce l'avevamo, abbiamo messo lo zucchero vanigliato, questo qua. Impasto pronto, prendiamo la padella e iniziamo a farci le crepe. Buona, preparata l'impasto, mettiamo a scaldare la padella. Quando è bella calda ci srotoliamo un po' di burro e poi versiamo il contenuto della nostra crepe. Quando è bella calda, burro, abbassiamo un po' la nostra piastra e prendiamo il nostro contenuto. A occhio, io vado a occhio ragazzi, perché la spargiamo un po' ovunque e aspettiamo che si cuoce. Come capiamo che la nostra crepe è pronta per essere girata? Innanzitutto quando muovendola si stacca tutta. E poi con un coltello la alziamo da un lato e vediamo però che sia anche cotta. In questo caso è scollata ma è ancora bianca, quindi la lasciamo ancora un po'. Ok, siamo arrivati al punto che la nostra crepe è da girare. Quindi la prendiamo, la giriamo e c'ha il giusto colore. Ora per metà ci andiamo a mettere la nostra nutellina e poi la chiudiamo quando è bella cotta. E ci mettiamo il nostro zucchero a vero. Spennelliamo, tanto poi si scioglie bene. Ok, nutellina messa, ce l'abbiamo fatta. Ora la prendiamo, la giriamo e la chiudiamo. La mettiamo, spegniamo un attimo il fuoco, la mettiamo nel nostro piatto e mettiamo lo zucchero a velo e via. La prima è fatta. Le Jason Fe, le crepes e le camper. Questa la diamo a Jessichina, questa la mangia lei. Quindi la crepe era buona? Buonissimo. Ora, crepe mangiata, Cristian è uscito, caffettino del pomeriggio l'abbiamo fatto. Andiamo a farci 2 passi per smaltirci la crepe, così almeno abbiamo smaltito qualcosina. Poi non ve l'avevo fatto vedere, l'ho preso ieri, l'ho montato così volante. Qua sopra vedete che abbiamo messo un tablet. Presto scoprirete perché, uscirà poi un video e lo vedrete. Sarà una nuova configurazione, domotizzazione, cose varie, molto carina. Mi piace quell'idea. Devo solo avere il tempo, ancora materiale, di fare il video e di cablare, di fare tutto quello che c'è da fare, perché non è semplice, però ce la faremo. Via, andiamo a fare 2 passi, intanto ritiriamo 2 pacchetti Amazon. Vabbè, sono 2 prese USB, 2 cavolatine, niente di che. Andare anche a firmare il contratto Di cosa? di casa su 4 ruote. Il new... Casa su 6 ruote questa. Beh, anche la nostra è su 6 ruote. Però questa è un po'. Questa rende di più. Io ragazzi, sinceramente, allora, un camion così è ingombrante, è impegnativo, ma non hai problemi di pesi.
perché anche ieri sera stavamo discutendo sul mettere la lavatrice. Io voglio mettere la lavatrice e asciugatrice, o quella che fa tutto o separate, perché mi sono rotto le scatole di dedicare 2 ore della mia vita a fare quel lavoro, perché comunque c'è un costo. In un anno ti sei ripagato comunque il costo della lavatrice e dell'asciugatrice, perché ho tirato giù le cifre e ci stiamo. Il problema per noi rimangono i pesi, perché anche ora che metteremo il carretto da 1200 rimaniamo giusti camper e carretto 3,5 più 1200, e poi siamo pelati al grammo, non possiamo permetterci di aggiungere più niente. Però questa cosa mi sta rodendo un po'. Non avrò mai i soldi di fare il salto e passare a un camion, e anche perché poi un camion alla fine della fiera o lo sfrutti come camion, ma per girare come facciamo noi è inutile, quindi no. Bella manovra. Quindi vi stavo dicendo, noi quel passo lì non mi piacerebbe farlo, anche perché poi mi sentirei un po' come fanno ormai tutti che comprano sti camion e fanno. Io vorrei solo avere più quintali, più peso per fare più cose. Bisogna trovare la soluzione, il piano B a questa situazione, che non sia però una cosa invadente. C'è il tizio che sta facendo sto disegno, bello impegnativo. Ora le chiediamo se ci vernice anche il camper col murales così. Nelle vie centrali di Torremolinos. Per me quest'anno abbiamo notato che già a settembre c'erano alberi di Natale in giro per il mondo, già fatti. Questo è un localino che piace a qualcuno. Non a me. Vediamo chi si ricorda in questo negozio cosa avevate visto. Da qua vediamo chi veramente segue, ci tiene a noi e ci segue da tempo. Scrivete nei commenti cosa abbiamo fatto in quel negozio un po' di video fa, parecchi video fa. Gente sui poggioli, vestite. Là ci sono gli orsetti sull'altalena, lì c'è la tipetta, tutte le bottiglie a gazebo, le caraffe d'acqua, le bottiglie della Cabras lì. Ci abbiamo un vestito che è tutta roba bianca, solo roba bianca, assurdo, tutto bianco. Signore che suona il violino, però ci danno copyright se poi parlo, quindi è meglio. Tutto bianco, the blank and blank. Ci vedreste in giro così a noi? Io e te bianchi. No, anche no, 5 minuti sono sporco. Passeggiando abbiamo fatto arrivare la notte. Tutto illuminato di blu. Non so se è un hotel, no, un palazzo proprio mi sa. Ah no, hotel Sirene, con tutti i led blu. Siamo tornati alla base, siamo andati a prendere in farmacia anche il ferro per Jessica. E poi Jessica in un negozietto si è presa una collanina col quarzo bianco che ci sono tutti i segni zodiacali. Fondamentale per pulire l'ambiente caricato di energie negative, eccellente nella meditazione e tante queste cosine qua molto carine. Ora se lo sta mettendo nella collana, l'hai messa? Ah. Che carino. La manina di Fatima col quarzo bianco. 2 hours later, 2 ore dopo, no, anche 3 forse sono durate. Abbiamo fatto cena in compagnia di signorina Roberta e Claudio, in videochiamata ci siamo sentiti che loro sono giù in Portogallo e quindi abbiamo fatto cena con loro e non siamo riusciti a farvi vedere niente. Ora andiamo in branda perché Jessica è già là. È già una certa, sono già le 11:30, abbiamo finito ora di chiacchierare con loro. E niente, li salutiamo, li abbiamo salutati al telefono, li salutiamo anche qua in videocamera. Ciao Claudio, ciao Roberta, è sempre un piacere. Presto ci ribecchiamo sicuramente, ma domani rimaniamo collegati perché andiamo da Bernice a fare la visita di controllo e ci dovrebbero dare notizie sul gancio traino. Quindi tenetevi bene stretti e ci vediamo al prossimo episodio per scoprire cosa sarà successo. Buongiorno mondo, avete visto? Abbiamo già sistemato casa su 4 ruote,
Ora ci mettiamo in movimento perché dobbiamo portare subito Bernice alla revisione del veterinario, sperando che ci dicano che è tutto ok. E niente, facciamo un po' di cosine, ci mettiamo in moto e andiamo. Dopo quasi un'ora Bernice che non ha voglia di camminare, si è seduta. Bernice che non ha voglia di camminare, vediamo come sta, se è migliorata, cosa dicono i dottori. C'ha voglia di camminare, si sdraia. Ha dovuto prendere in braccio. Salame. Salame. Dai, va, salame, ora se ne approfitta, salame. Bene, quindi visita di controllo è andata bene. Ci ha dato però una crema antibiotica e cortisonica da mettere nelle zampine dove c'ha, diciamo, le ferite della dermatite per curarla meglio. Abbiamo finito l'antibiotico, pipì, urina ok. Abbiamo finito l'antinfiammatorio. Adesso dobbiamo iniziare con l'antianalgesico a vita, che è un mantenimento per le articolazioni e cose varie. Tra un paio di giorni di iniziare, se vediamo che con la crema non passa nada, non cambia niente, gli diamo il cortisone per 5 giorni che va a stroncare un po' tutto. E poi c'è un'altra cura di mantenimento cortisonica che è molto più leggera per tutte queste dermatiti e queste cose. Vediamo come si evolve la situazione. Ora però, presto che tardi, direzione Malaga dal tizio delle finestre, che c'è il perito che ci deve fare le foto. Allora siamo in direzione Malaga e ora vi faccio vedere, cioè, quello che non si riesce a capire sul fatto che anche se la gente mettesse i posti a pagamento per i camperisti, noi pagheremmo lo stesso per avere i servizi e avere il parcheggio. Qui siamo poco prima di Fuengirola, c'è questo hotel che d'inverno o è chiuso o comunque lavorano poco. Guardate l'inferno di camper che c'è là sotto. Ed è semplicemente un parcheggio fuori livello perché sei tutto storto e paghi 2 euro al giorno per avere solo il parcheggio. Se non capiscono che se mettessero l'acqua a pagamento, i servizi a pagamento, li pagheresti. Anche perché tutta quella gente lì, l'acqua probabilmente, se sono ancora aperte, vanno dalle fontanelle alla spiaggia che è lì dietro per prenderla, e lo scarico lo fanno per terra. Sì, infatti. Se tu non mi metti lo scarico è inutile che tu continui a riempire la cisterna dell'acqua pulita, da qualche parte la dovrai svuotare. Non oso immaginare dove vanno a svuotare le cassette. Lì da qualche parte di notte, sì. O visto che più o meno vicino c'è il Miramar, il supermercato che è qua, nei gabinetti. Portano la cassetta dentro quei mini trolley che usano le signore anziane per fare la spesa. Quello lo fanno anche quando lo facevano a Malaga quando avevamo l'acqua gratis, lo facevano. C'era il posto dove scaricare la cassetta, ma andavano con la cassetta nel centro commerciale a svuotarla nei bagni. Non commento. Ma è poi anche per questo che hanno chiuso tutto, perché purtroppo la gente poi esagera. Comunque, vabbè. Detto questo, andiamo a Malaga a vedere cosa ci dicono per le finestre. Allora, siamo arrivati qua dal nostro amico delle finestre, hanno già fatto le foto, hanno già fatto tutto. In più mi sono già fatto dare anche un contatto per il vetro davanti, che è sempre con l'assicurazione, che c'ha quello spacco, e loro qua non lo fanno, però mi ha detto dove andare, che lavorano bene e che va con la stessa assicurazione. Poi non lavorano come loro. Sì, perché lavorano bene ed è come loro. A posto, vabbè. Poi lui ha chiesto per il gancio traino 2500 euro. Se no mi ha detto ti do il contatto di un altro che è qua vicino, e di parlare con Zaccaria che gli fanno lo sconto a lui eventualmente. E mi ha detto vete por ahí che esto creo che è la Fuente e donde già eravamo andati, che è a 5-6 km da qua. Ci passiamo un attimo? Se eravamo già andati? E non mi ricordo sinceramente, questi sono proprio fabbricanti loro del... Andiamo a vedere, se non è quello là... che eravamo già andati, però non mi ricordavo come arrivarci e via dicendo. Andiamo a vedere, però io troverei un attimo un parcheggino, mangiamo sull'1:30. Va bene. Però non qua perché... No, qua è un po' scomodo, vediamo, ci muoviamo un po'. Pranzetto light, insalata.
Oggi solo questo, nient'altro. Dopo questo mega pranzo rapido e indolore, perché non c'avevamo più niente, cioè più che altro è tardissimo, sono le 2:30, abbiamo finito al volo perché devo andare a vedere da quello del gancio traino qua cosa ci dice, che prezzi ci fa e quant'è, che tra l'altro è uno che ci eravamo già andati ma non mi ricordo niente perché ho controllato se mi aveva mandato email o che non c'ho niente, quindi o me l'aveva mandati su WhatsApp e avevo l'altro telefono e li ho persi o non lo so. Comunque poco male, andiamo ora e vediamo cosa dice. Siamo arrivati alla Fuente, che è dove fanno i ganci di traino, ma non li costruiscono loro alla fine perché mi ha detto beh, intanto di passare se riesco domani mattina o comunque un giorno di mattina perché c'è l'ingegnere che deve prendere misure e tutto. Poi ci vuole un 10 giorni per farti avere il preventivo, se devono ordinare pezzi o quant'altro ti dicono il prezzo, poi se gli manca il materiale lo ordinano e poi si va avanti col tutto, quindi cosa un po' lunghetta mi sembra, vabbè. E niente, ora valuteremo il da farsi. Ora mentre torniamo indietro provo a passare di nuovo da quello di Malaga lì, che sarebbe quello di Primo, e vediamo cosa ci dice, che stiamo aspettando ancora che ci dà risposte. Andiamo. Siamo arrivati in questo posto nel mentre che venivamo indietro, che è un rimessaggio camper, assistenza camper, e fanno anche carico e scarico. Sono 5 euro il carico, 5 euro lo scarico. E ora facciamo carico e i servizi che dobbiamo fare, così siamo a posto e via, poi torniamo verso Torremolino. Siamo tornati alla base, ragazzuoli. Niente, abbiamo fatto anche la gabbietta a Pippo, ci stiamo sistemando, abbiamo messo l'oscurante, abbiamo fatto tutto quello che c'è da fare. Ora ci facciamo il caffettino time, anzi facciamo il ginseng time per me e il tè caldo per Jessica, che non ha voglia di caffè. Tu come me prendi il tè caldo e non il caffettino time, il nocciolino perché time? non sto bene, ho mal di stomaco, bocca dello stomaco, boh. Non c'è più 20 anni, fai la risacca la sera. Anzi, che qua in farmacia abbiamo visto la pastiglia Sì, per la antirisacca. Cioè che se sarebbe. tu la sera ti... Vabbè, anche in italiano lo usano la risacca comunque, mi Ah, sembra. sì? Tanti sì. Che se la sera bevi, ti alzi il gomito, al mattino stai male, qua vendono una pastiglia antirisacca che prendi quella, tu stai di nuovo bene. Si vede che tanti il lunedì non andavano a lavorare per la risacca, no? Gli hanno fatto la pastiglia che non c'è più la scusa per non andare a lavorare lunedì. Poi aggiornamento sul gancio traino, ho chiamato quelli di Zaragoza, che sono gli ufficiali che vendono il pezzo del gancio traino per il mio camper, la prolunga, tutto il kit da montare sul mio camper, che potrei farlo io ma non ho poi l'autorizzazione, quindi devo per forza appoggiarmi all'officina. Tolto questo, noi siamo andati venerdì a Malaga dal tizio che mi doveva far sapere che è l'officina autorizzata su Malaga di quello di Zaragoza. Ho chiamato ora quello che è martedì oggi, quello di Zaragoza, per chiedergli se si erano messi in contatto o quant'altro. Mi ha detto guarda, noi già venerdì pomeriggio le abbiamo mandato il preventivo con tutto scritto, tutto quello che serve, i pezzi, disponibilità e via dicendo. Tra l'altro a me non mi ha ancora detto niente, mi fa no, perché l'ho sentito un'ora fa al telefono e non mi ha detto se ti aveva sentito o meno. Comunque questa è la serietà. Poi si lamentano che non hanno lavoro, non hanno soldi, però vabbè, non è un problema. Niente, ora io ho fatto questo sollecito, ho detto che ora lui li tirerà le orecchie e fa il sollecito, perché comunque il nome è di loro, è Euroengance, quindi la faccia ce la mettono loro. Vediamo se mi chiama entro oggi o domani, perché se si ordinava... Oggi se chiudeva alle 3, come fa a chiamarti? Magari lui c'ha il contatto privato, lo chiama e mi scrive e mi manda il preventivo, non lo so, neanche io, però... Figurati se fuori orario, già non hanno voglia in orario di lavorare, figurati fuori orario. Perché oggi è martedì, se mi ha detto se lo ordini entro mercoledì, che è domani, ci vuole 5-6 giorni prima che arriva a Malaga, quindi lavorativi. Lo ordini mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica niente, lunedì, martedì e mercoledì, se ne parla mercoledì della settimana prossima che arriva il pezzo. Poi bisogna vedere quando lui ha tempo di montarlo. Quello è un altro... Adesso poi iniziano le feste. È come quello delle finestre, l'abbiamo detto quello delle finestre? Di no. Che è arrivato il perito e tutto, e mi ha detto vabbè dai, io ora mando il preventivo all'assicurazione e in quanto mi dicono qualcosa che le ordiniamo, ci vediamo dopo la Befana, dopo il Reie. Come dopo il Reie? Il Reie si parla di metà gennaio. No, perché poi noi già a dicembre chiudiamo di qua, no, ma facciamo come l'altra volta, che me le dai e me le monto io, tu fatti pagare la manodopera, quello che vuoi, e poi io mi arrangio io a montarmi. Ah, vale, entonces, allora se arrivano prima ti chiamo appena ce le te le do, così te le monti. Pazzesco, veramente.
Ma anche quello del gancio, magari se gli dici me lo monto da solo, poi Sì. mi fai solo l'omologazione, allora domani quando Sì. arriva te lo dà. Sì, sì, sì. Cioè non hanno voglia di far niente proprio. Che di come lavorano preferisco montarmele le cose Sì, anche se perché pago c'ho lo l'ansia, stesso. io, sinceramente. Però, vabbè, non lamentiamoci soltanto, se no poi magari ci dite che ci lamentiamo solo. Però noi raccontiamo la realtà dei fatti, che è questa, quella che si vive, quindi diversamente non si può. Beh, ci prendiamo la tisanina e il ginsenghino, ci tranquillizziamo. È buono questo tè comunque, bello limonoso. Il borbone, tè al limone è proprio buono. È limonoso, fa rima Limonoso. con tutto. Se Borbone ci vuole dare qualche caffè omaggio con tutti quelli che compriamo, Che cosa ti dà borbone? mi fanno il dito indice che non lo faccio perché è brutto farlo vedere. Ma vabbè. Buona. Buona. Potto che si stira, Monnello. Jessicchina che lavora al computer. E intanto ci ha messo su il ragù. Con la pancetta, sugo con la pancetta. Questo liquido cos'è di bianco? Col pentolino con liquido bianco. È la crepe di ieri, non la facciamo. Eh sì. E io invece sono andato sul tetto a prendere delle misure, perché dovrò presto fare il membrapol, quello che è mesi che dovevo fare, e rifare un po' tutto, quindi stavo valutando se riuscivo, già che ricambio tutte le disposizioni di tutto, a incastrare qualche watt in più di pannello, che male non farebbe, visto che comunque sono passati 4 anni dal primo commesso e rende perfettamente, non cambia niente, ma sono passati 4 anni dove nelle stesse misure siamo passati da 450-460 watt a 510 watt, quindi sono 100 watt in più a pannello. Se li cambio tutti e tre andrei già a mettere 300 watt in più, ma se riesco a modificare qualcosina in più, magari qualcosina in più ancora si tira fuori, vediamo. Ora ho preso le misure e vado alla ricerca dei prodotti, vediamo cosa trovo. Bene ragazzi, io ho fatto un po' di misure, un po' di numeri, ma mi sta bollendo il cervello. Su qualche Lego scrivo, metto, faccio, tolgo, aggiungo. Jessica non mi sopporta già più, Dobbiamo ancora iniziare i lavori. perché ho in mente di fare delle cose che vabbè lasciamo, poi ve lo farò vedere in via di, se riesco a farlo, in via di esecuzione. Andiamo a ordinare le medicine di Bernice, non vi portiamo con noi perché c'è già buio, ha fatto già buio, quindi non vedreste niente. Ci vediamo al nostro rientro per dirvi com'è andata sul fatto della medicina, se ce l'hanno o meno e quant'altro. Mi raccomando, fai la brava perché accendo le telecamere, non ti grattare quando noi non ci siamo, se no ti meno. Siamo tornati a fare le compre. Abbiamo preso l'antibiotico per Bernice, che ora bisogna darglielo, giusto? Come papà. Perché? Prendo l'antibiotico come papà. Eh sì. Poi questa è la crema per 3/4. la dermatite. Poi E poi se vediamo che non migliora. ehi Bernice, se l'è mozzicata tutta, guarda, il sangue si è fatto uscire dalle dita. Se peggiora bisogna dare il cortisone. Sì. Poi l'antianalgesico a vita, che lo iniziamo stasera perché è una ogni 12 ore, quindi abbiamo detto facciamo 9 di sera, 9 di mattina. E io l'antibiotico invece è per i denti, perché siccome ho un'infezione qua e devono farmi l'intervento, tirar via per mettere il perno, l'impianto e tutto, il veterinario, No, oramai. tra veterinari, dentisti, dottori. E il dentista mi ha consigliato qualche giorno prima di iniziare già l'antibiotico, così va a disinfiammarmi l'infezione che c'è e loro possono lavorare poi bene. E giovedì, dopodomani devo andare, oggi è martedì, mercoledì, giovedì devo andare dal dentista e poi ci avrò la bocca di nuovo così. E ricominciamo. Tutti gli anni il solito film, solite musiche. Spero che poi basta, perché l'ho detto anche al dottore, al dentista per delle emicranie, che anche lui soffriva di emicranie e tutto. Per te, anche se dall'altra parte comunque un'infezione che hai con le emicranie potrebbe essere... Vabbè, non è il tuo caso. Ma non è il mio caso sicuramente. Poi siamo andati al Mercadona, ci siamo presi un torroncino al pistacchio, visto che è l'ultimo giorno che posso mangiare, che penuccio i denti, una treccia per la colazione, questa ce l'avevamo fatta assaggiare in Canaria, David, ed era buona, garzette per Bernice, cerotti, cose varie per le zampette, Jessica si è presa la tinta. Ha detto di non fasciarla, ma non puoi non fasciarla. Eh no, secondo me però non bisogna fasciarla quando ci siamo noi, perché deve arieggiare, è una cosa aperta. Ma ora fa la brava, siamo entrati che
si stava distruggendo. Poi abbiamo preso l'uomo iberico, che questo è buono, insieme a delle fettine che ci facciamo stasera, erano poche, abbiamo preso queste in aggiunta. Panne per Christian per i toast e per farsi con la Nutella, ci facciamo anche 2 patatine fritte e mandarini. Stiamo un po' mangiando troppe schifezze però. Ma io infatti sei tu che hai voluto comprare, non le volevo comprare. Vabbè, ogni tanto. Sto mangiando troppe schifezze, non mi aiuta. Cenetta fatta, 2 patatine fritte e un po' di carnina. Fettine e il segreto di Pulcinella, quello è buono. Te cosa fai là? Non puoi starci, lo sai. È arrivato intanto Bobby, aggiusta tutto. Buon appetito a tutti. Buon appetito.